abbiamo 3 punti, punto A, punto B e punto C. Se punto A e punto B convergono in questa direzione da nord-est e abbiamo un vento che tira da sud-ovest, soffia da sud-ovest, questi due punti si sposteranno verso questa direzione. Direzione verso la quale il punto C arriverà molto prima. Sì, L'importante è che tutti e tre arrivino al punto R. Ok, R sta per... Ristoro. Chi ha detto ristoro? Ciao, sono Maurizio Tassinari, da 30 anni istruttore di volo libero e ci troviamo sul Monte Cucco al decollo sud-ovest. Il Monte Cucco è uno dei 6 parchi regionali umbri, è sede della mia scuola di volo, di parapendio e deltaplano, ed è stato anche teatro di 3 campionati del mondo di deltaplano negli anni scorsi. Oggi, insieme ai miei 2 collaboratori Andrea e Michele, porteremo in volo per la prima volta le ragazze. In volo bisogna seguire le indicazioni del pilota istruttore e godersi soprattutto il panorama. Ma guarda che paesaggio, cioè spettacolare, una vista meravigliosa. Monte Cucco, Monte Cuccella, chi parla prima ha un'orecchia per terra. Me lo diceva sempre mia nonna quando bisognava dormire tutti i nipoti e parlavamo tutti quanti. Psh, 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 psh. Rosso e nero e bianco? Bellissimi, sono i colori preferiti. Poi ho scelto Andrea più simpatico, più simpatico. Il mio maestro Michele mi ispira molta fiducia perché è il più simpatico. Ho l'istruttore saggio, il veterano, il maestro della scuola, quindi non ho problemi, non ho paura, insomma. Allora, decollo, ci siamo quasi? Per decollo, corsetta, 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 stacco, volo. Comodissimo sto seggiolino, sembra di stare su un volo prima classe. Guarda che curva! Oh! Sono pronta per partire. Via ragazze? Inserite il gettone e parte la macchinina? Ah, qui Francesca e Michele, stiamo per volare. Pronti al decollo. Bel ragazzo Michele. Volare. Wow. Subasio alla nostra sinistra, poi dall'altra parte troviamo Assisi, Foligno, Spoleto e poi Perugia. Niña voladora,
por las alturas, vuela tú sola, vuela tranquila que yo te espero, aquí en la terra. Toccami. Corri in avanti. Forte. Ma che bello! Wow! Mi sentite? Andre, pronto? Vai, 3, 2, 1. Per l'atterraggio tira sulle gambe, cioè gli addominali se ce l'hai sarebbero anche utili. Vabbè, lasciamo stare. Atterrati! Sono arrivata prima! Che vinco? Qualcosa da mangiare? E vince il peluche. Grazie per aver scelto Umbria in Volo e buon viaggio! Thank you for choosing Umbria in Volo and enjoy your stay. Siamo giunte a Gubbio. Gubbio è la città dei matti. Siamo tornati in patria. Anche gli ubriachi. Bene, allora sempre no. Signore, Certo, signore. Prosciutto formaggio, prosciutto mozzarella, prosciutto melanzane, prosciutto rucola e bufala, salsiccia salsiccia cipolle e stracchino. Perché siamo un po' indecisi tra Brustengo e Crescia, però Allora, io volevo prendere salsiccia, scamorza e peperoni, ma mi hanno detto che poi è un po' pesante per pomeriggio, che dici? Quindi prendo solo salsiccia e formaggio. io mi prendo grasso e magro e erba cotta. Tutto per me. Ciao, sono Paolo, sono una guida turistica della Regione Umbria e lavoro per una società che si chiama Guida in Umbria, che ogni anno accompagna tantissime persone da tutte le parti del mondo in giro per questa bellissima regione. E oggi sono qui con le ragazze appunto per vedere questa bellissima città medievale che è Gubbio. È dal 2009 che faccio questa professione, praticamente il mio ufficio è questo che vedete. Prima di dirigerci verso la prima tappa della nostra visita guidata, Paolo ci spiega che Gubbio era una città romana, situata in una posizione non lontana dal tracciato della via Flaminia, molto importante per i commerci. Lo testimoniano i numerosi mosaici ritrovati in quest'area e l'anfiteatro alle porte della città. Questa è la chiesa di... Questa è la chiesa di San Francesco. In realtà è molto importante questa città per San Francesco perché è il primo luogo
dove San Francesco, diciamo, scappa dopo la sua conversione. Quindi da Assisi lui verrà a Gubbio e verrà riconosciuto da una famiglia di amici che si chiamavano Spadalonga. Anche loro erano commercianti di tessuti e riconobbero San Francesco e gli dissero: perché ti diamo una mano, resta qui da noi. E intorno alla casa di questi Spadalonga nacque uno dei primi conventi francescani dell'Umbria. In realtà questa chiesa viene costruita nel luogo in cui sorgeva una casa medievale. Ecco, e di che anno è questa chiesa? Diciamo che Certo. siamo intorno al 1260 come costruzione. E invece quella statua che rappresenta Quella San statua è Francesco, una no? storia molto simpatica, che è la Ok. storia di San Francesco il lupo, no? Sì. Quando San Francesco praticamente riuscì a far diventare questo lupo feroce, praticamente come una sorta di cane di piazza che venne poi adottato da tutta la città di Gubbio. E sappiamo anche dove si sono incontrati in realtà, c'è una chiesa fuori le mura che si chiama la Vittorina, che è la chiesa in cui Quindi San Francesco sicuramente è conobbe successa questa storia, abbiamo delle prove? In realtà è una storia medievale, quindi molto interessante, ma Ok. spesso con San Francesco bisogna anche capirne il valore simbolico, no? Ecco. Un lupo che diventa buono è come la conversione di un uomo, cioè secondo molti c'è anche una storia che questo lupo in realtà era un criminale che venne appunto convertito da San Francesco e dopo divenne una brava persona, o addirittura un frate, chissà. Interessante. Allora, questo è un punto molto interessante da cui possiamo vedere insomma un po' come a livello urbanistico Gubbio. Vedete una città che si sviluppa verso l'alto alle pendici di questo monte che si chiama Monte Ingino. Ingino. Ingino, esattamente. La città è molto pressata, una tipica città medievale con vicoli stretti, no? Per motivi difensivi, quindi arroccata. E qui vedete benissimo questo enorme palazzo, che è il Palazzo dei Consoli con il campanile, ma soprattutto se andiamo in cima alla montagna riconosciamo la chiesa di Sant'Ubaldo, che è una chiesa molto importante perché lì è conservato appunto, no, il corpo mummificato di Sant'Ubaldo, Patrono della città? patrono della città, Ok. di cui fu vescovo, e poi parleremo più avanti anche dei ceri, e lì sono conservati in questo momento i 3 ceri. Interessante invece vedere c'è una struttura, la vedete in alto sulla montagna a sinistra, quella che sembra un'impalcatura è in realtà la stella cometa che va a definire poi l'albero di Natale di Gubbio. A Natale è tappa obbligatoria. Il famoso albero che venne acceso per la prima volta nel 1981 e che è considerato l'albero di Natale più grande del mondo. Wow! Composto da dei pali che voi forse intravedete, dei pali bianchi Sì. tra i cipressi là sopra, che sono appunto delle luci LED che compongono, appunto, sono più, se non sbaglio, di 500, che compongono tutta la forma appunto dell'albero di Natale. Quante luci! No, vabbè. E rimangono lì tutto l'anno? Sì, c'è una manutenzione ordinaria prima dell'accensione che avviene appunto l'8 dicembre. E quanto sono lunghi i fili? Sara mi ha rubato la domanda perché lo volevo chiedere io quanto erano lunghi i cavi. Abbiamo circa 7500 metri di cavi, cioè 7 km e mezzo di cavi che collegano tutte quante le luci. 7 km e mezzo dei cavi. Hai capito, Sara? Poi l'albero viene acceso ogni anno da personaggi molto importanti. Per anni l'ha fatto il Papa, un anno l'ha fatto Palmisano dallo spazio, per esempio, e se non sbaglio l'ultima accensione è venuta a cura delle frecce tricolori. Ecco, vedi. Non degli aeroplani Interessante. naturalmente, ma dei piloti, quindi vedete. Solo noi, l'albero di Natale più grande del mondo, solo noi. Adesso vi porto a vedere Piazza San Giovanni. Non so se qualcuno di voi già la riconosce questa Sì. chiesa. È Don diventata Matteo. celebre, esatto, per circa 12 anni sono state qui girate, no, le scene della fiction di Don Matteo. Ah, ma questa è la chiesetta di Don Matteo? La chiesa in realtà è una tipica chiesa gubina, perché rispetto a San Francesco che abbiamo visto fuori, che era 3 navate, una chiesa più larga, in realtà adesso siamo proprio dentro le mura e le chiese qua, per motivi proprio di spazio, sono tutte navata unica e sono tutte molto simili. Navata unica, all'interno hanno queste volte ogivali e come vedete insomma c'è tutto questo bel campanile. Poi ci si rende conto che è una città molto pressata da un punto di vista urbanistico, perché basta guardare alle spalle della chiesa per rendersi conto come è tutto molto stretto. In realtà soltanto l'esterno e l'esterno della casa sono di Don Matteo, perché poi l'interno invece è in un'altra chiesa che si chiama San Marziale. Sempre qui a Gubbio. Sempre qui a Gubbio, mentre questa piazza, come vedete, è una piazza invece che è stata ricostruita totalmente in tempi moderni da un architetto molto famoso milanese, lei, Gaia Aulenti, che è la stessa che ha realizzato anche l'aeroporto di Perugia, insomma. Dove sta Terence? Terence? Adesso invece seguitemi da quella parte perché ci andiamo a infilare dentro i vicoletti. Ok.
e sale, scende, sale, scende, sale, scende, va su e va giù e va su e va giù e va su e va giù. Qui siamo esattamente sotto la Piazza Grande, perché prima di portarvi a vedere questa magnifica piazza, vi volevo far vedere l'architettura di questa piazza, perché non è una semplice piazza come tante altre in Umbria, sicuramente molto belle, ma una piazza pensile. Appunto, avete visto, no, sicuramente che Gubbio è una città molto in pendenza, quindi era difficile trovare un ampio spazio pianeggiante per le esigenze comunali, che era uno spazio comune, come le grandi piazze, no? Per riunire il popolo e per metterci poi i palazzi più importanti per la gestione amministrativa della città. Mancando questo spazio pianeggiante, grazie a un personaggio che si chiamava Matteo Gattaponi da Gubbio, che era probabilmente un geometra, un contabile, si realizzano queste 4 enormi arcate che vanno a sostenere praticamente una piazza pensile. Un po' Mastro Gattaponi. Nel 1300 si è inventato praticamente una piazza, se l'è creata su così, sopra 4 archi. Quindi no, vanno a fare una sorta di terrapieno per sostenere questa enorme piazza, che poi vedrete più tardi con me è veramente bellissima perché si affaccia su tutta quanta la valle. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati in questa bellissima piazza, come vi ho promesso, guardate. Ampissima, grandissima, no? Pensare che qualche minuto fa eravamo qui sotto, quasi impensabile, no? Quindi un'opera di architettura civile veramente impressionante, come lo è anche il Palazzo dei Consoli, no? Bellissimo palazzo, adesso ospita un museo con una pinacoteca, una bellissima collezione archeologica e soprattutto qui dentro sono conservate le tavole gubine, che sono un documento di scrittura italica, no? Di bronzo, trovate nella fine del 400 da un contadino, che sono l'ultima testimonianza praticamente della lingua umbra, quindi prelatina. E questo è anche il palazzo da cui la mattina del 15 maggio, dopo essere stati portati qua la prima domenica di maggio, i ceri scendono in piazza intorno a mezzogiorno per la cosiddetta alzata. Cosa sono i ceri per Gubbio? Tutto. I ceri per Gubbio sono tutto. Prima di tutto siamo in una città che a livello antropologico ha una delle feste più interessanti e soprattutto più antiche d'Europa, perché questa festa si è svolta ininterrottamente dalla fine del... siamo nel 1160 circa, fino ai giorni nostri, interrompendosi soltanto per guerre o in questo caso per il Covid. Ed è una festa che è dedicata al santo patrono della città, Sant'Ubaldo. Forse voi all'inizio della visita vi ricordate sicuramente quando abbiamo mostrato la cima della montagna, lì c'è la Basilica di Sant'Ubaldo che appunto contiene il corpo di Sant'Ubaldo, ma soprattutto tutto l'anno i ceri sono lì. Poi la prima domenica di maggio vengono portati qua, all'interno del Palazzo dei Consoli, e la mattina del 15 maggio, intorno, insomma tra le 11:30 e mezzogiorno, avviene la cosiddetta alzata, cioè i ceri che sono conservati qui dentro scendono in maniera orizzontale e vengono alzati tra il giubilo del pubblico. Calcolate che dovete arrivare in piazza molte ore prima addirittura, perché la piazza è veramente gremita, perché tutti gli ogubini partecipano. Ci sono dei rioni, contrade? In realtà i ceri sono 3, non rappresentano dei rioni ma bensì 3 santi. 3 santi, Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio Abate, che non sono rappresentanti di quartieri, ma rappresentano corporazioni di mestieri medievali. Questi ceri non sono in realtà dei ceri di cera, scusate il gioco di parole, ma sono delle grandi macchine di legno, alte circa 4 metri, che pesano 350 kg, come una sorta di due trapezi uno sopra l'altro, che vengono portati a spalla dai ceraioli. E ci sono sempre tutti e 3 i ceri insieme? Che sì, gareggiano? Sì, in realtà non gareggiano i corno, se ti sentono a Gubbio che dici gareggiano ti potrebbero tirare qualcosa. Ma allora, è una gara o non è una gara? Ecco, questo è carino perché ci fa corrono, loro corrono. Ecco. Corrono nella maniera più dritta possibile, sì, con le cosiddette pendute, devono cercare a volte anche di non cadere. Tanto che se cade per esempio un cero, non so, cade San Giorgio, Sant'Antonio si ferma e aspetta e addirittura spesso aiutano a rialzare il cielo, perché l'importante è fare una bella processione. Quindi Sant'Ubaldo sempre primo. Quindi non c'è competizione? In realtà un po' ce n'è, perché naturalmente ecco, loro devono correre nella maniera più veloce possibile e soprattutto cercare di stare più vicini possibile l'uno all'altro, anzi San Giorgio tenta sempre di insidiare Sant'Ubaldo per l'ingresso in basilica, perché la tradizione vuole che Sant'Ubaldo entri in maniera autonoma nella basilica chiudendo le porte. E corrono scalzi? No. No, corrono, no, adesso negli anni insomma è diventata... Ma che domanda è? Oh, c'è qualcuno che corre, chi è? Allora, io li vedo sempre con le barche, con la corsa, oh scusate, la corsa delle barche verso il lago corrono scalzi. Ah sì? Ma no, mettono le scarpe però dopo, Non lo so, la mia era una domanda se così, vabbè, non fa niente. Oh, stop, ma che state a fare? Il giro, che no? Che state facendo? No, giro artistico.
Questa ragazzi è una tradizione seria, non confondiamo le cose, è una cosa importantissima a Gubbio. Questa è la fontana del Bargello. Effettivamente bisogna girarci intorno, però bisogna correrci. C'è un metodo. Ah, ecco, perché No. si deve prendere la patente, sappiamo. La patente da matto. Ah, ecco. Questa è la fontana in cui si prende la matteria cosiddetta, quindi vi dovete girare correndo, ma soprattutto avete dimenticato una cosa fondamentale, perché questa fontana, vedete, dove ci ritroviamo addirittura, no, vedete sopra il simbolo di Gubbio, cioè non si diventa matti soltanto girando, ma vedevo lancia all'acqua. Così. Mentre lo gira, avete capito? State buoni, non c'entro niente. Ecco. 3 giri, e l'acqua continua. Mi sa che stavolta, ragazzi, è finita male, non vorrei dirla. Ah, naturalmente se siete già matte non si torna indietro, quindi questo è chiaro. Dopo Parapendio, a Gubbio è arrivato il trio. Ceri e Mastro Gattapone, emozione turbinio. Ora me ne vado. Addio.